Parliamo di patate. Quando qualcuno si mette a dieta, una delle cose che elimina all'istante sono le patate. L'ho sentito dire un sacco di volte. I miei pazienti, quando vedono che io inserisco le patate nei piani alimentari, dicono: ma come, doc, mi hai messo le patate, ma non fanno ingrassare? E no, le patate non fanno ingrassare. Sorpresa, sorpresa. Le patate sono un alimento esattamente come gli altri. Sono un vegetale, ma non si considerano come una verdura, ovviamente, perché hanno un apporto calorico non indifferente. Le patate sono una fonte di carboidrati e come tale vanno trattate. Io, per esempio, nei miei piani alimentari le considero dei sostituti del pane. Quindi dico alle persone: mangia il pane oppure mangia le patate. Punto. In questo contesto le patate possono tranquillamente essere inserite in un piano alimentare corretto, sano, bilanciato, anche giornalmente. Io le mangio abbastanza spesso, mi piacciono e quindi le consumo anche abbastanza spesso. Ovviamente non apportano le stesse calorie del pane, non apportano gli stessi carboidrati del pane, ne apportano decisamente meno, tant'è che il rapporto patate-pane è di 3:1. Quindi se ad esempio in una giornata dovresti mangiare 100 grammi di pane, puoi sostituirli con 300 grammi di patate. Il problema nasce nel momento in cui di pane ne hai di meno. Ed è un problema solo e soltanto pratico. Cioè, nel momento in cui io devo ad esempio mangiare in una giornata 50 grammi di pane, posso sostituirli con 150 grammi di patate. Però 50 grammi di pane sono 2 fette di pane in cassetta, ok? Il classico pane confezionato in cassetta. 150 grammi di patate sono così. Una quantità veramente irrisoria, ce la troviamo nel piatto e ci viene da piangere. Io quando mangio le patate ne mangio anche mezzo chilo a botta, quindi faccio un bel piatto e sono tipo 400-500 grammi di patate. 150 grammi sono veramente una quantità irrisoria che per qualcuno potrebbe andare benissimo anche mangiare quella piccola quantità. Per me no, non la mangerei mai. Se dovessi fare solo 150 grammi di patate piuttosto non le preparo. Ma questa è una scelta mia, assolutamente mia. Alcune persone magari gli va bene. Quindi la scelta di mangiare o meno le patate è semplicemente una questione pratica. Le patate io le considero un sostituto del pane, sono comunque una fonte di carboidrati, quindi come tale va trattata. E visto che se ne possono mangiare in quantità limitata e che non sono un alimento che rende tantissimo, a quel punto in alcuni casi è preferibile non mangiarle, proprio perché se ne dovrebbero preparare solo piccole quantità assolutamente insoddisfacenti. Però se ne possono mangiare quantità un pochino più alte, tranquillamente benvengano e buon appetito, perché le patate sono buonissime. Quindi le patate sì, in quantità corretta, non rappresentano un problema praticamente per nessuno. Quindi mangiate queste patate e non abbiate paura di questo ortaggio, perché non ha praticamente nessuna controindicazione. Bene, per il momento io mi fermo qui. Come sempre ti invito ad iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto, a lasciare un like al video e a condividerlo se pensi che possa essere utile anche per altri. Noi ci vediamo alla prossima, mi raccomando, sempre cariche e motivate.